Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. È da un po' che non faccio un video, ma oggi ho un video molto speciale perché, come potete vedere, questo non è il mio appartamento e invece sono qua con un ospite molto speciale, è la mia amica e la mia guida, Mary, del canale Wild at Earth. Wild at Earth. Sì, sì, sì. In realtà in questo momento siamo a Tokyo. Praticamente stiamo facendo un viaggio in gruppo e lei è la guida. E oggi inviteremo, sì, così potete scoprire un po' di lei e il suo canale, la sua presenza online che è molto magnifica. Allora, iniziamo subito, praticamente, ovviamente ti chiami Mary, Sì, da dove vieni? io vengo dall'Italia, da Milano esattamente, la capitale della moda, però non ho niente a che fare con la moda, ma ho a che fare con i viaggi. Ehm, Quindi viaggi tantissimo, sì? Sì, ormai è diventato il mio lavoro a tempo pieno e c'è Malpensa. Malpensa è collegata benissimo con Sì, sì. tutti gli aeroporti internazionali, quindi è un'ottima base Milano per partire e andare ovunque. Sì, ok, quindi praticamente da casa, Sì, alla ho Malpensa. attaccato Malpensa a casa, è casa mia. Grande, grande. E quindi hai un canale? Come descriveresti il canale? Allora, il mio canale parla principalmente di viaggi, esperienze di viaggio in realtà, perché do sia una guida del posto, ma soprattutto voglio raccontare le mie avventure in giro per il mondo, quindi anche esperienze abbastanza avventurose o esperienze particolari da local. Infatti ho vissuto per tantissimi anni in Giappone, non anni consecutivi, ma a mesi, Sì, sì, insomma, totale. 10 anni di viaggi in Giappone e ho documentato un po' la vita anche di un local, quindi vivendo proprio in Giappone. Ho fatto un video sul mio appartamento di 14 metri quadri, Ah, giusto, giusto. ho fatto un video su come fare la spesa, un video su come viaggiare nei dintorni di Tokyo, quindi mi piace anche far scoprire alle persone cosa possono fare al di fuori dai soliti circuiti conosciuti del Giappone. Mm, bellissimo, bellissimo. Forse hai già risposto a cosa ti sprona a fare i video. Ma guarda, cosa mi sprona a fare video? Mi piace, è un po' egoistica forse perché No. non lo faccio tanto per gli altri, lo faccio molto più per me Ah, stessa, perché mi piace pensare che ci sia ehm, un documento nel futuro, un qualcosa che documenta la mia presenza reale sì, in questi posti magnifici che visito. Sono come dei ricordi che resteranno impressi per sempre concordo. sul mio canale YouTube e ogni volta che avrò bisogno di vederli saranno sempre lì. Sì, sì, sono d'accordo. E per questo è la ragione per cui anche io faccio i video a volte, specialmente i Ok. vlog, eccetera. Ok, e quindi come hai fatto per rendere i viaggi il tuo lavoro? Allora, io in realtà nasco come graphic designer. Ok? Ho lavorato per tanto tempo proprio come graphic designer per aziende a Milano. Il mio obiettivo però era sempre, quando c'erano le ferie, le vacanze, andare in viaggio, quindi io lavoravo per viaggiare. A un certo punto mi sono detta, ma siccome il mio lavoro lo posso portare con me, non c'è mai Sì. bisogno realmente di una presenza fisica, perché devo lavorare semplicemente a computer e mandare il mio lavoro per email, al massimo potevamo avere dei colloqui su Skype, quindi non c'era veramente bisogno di presenza fisica. Ho iniziato a cercare un piano per riuscire a portare il mio lavoro in remoto. Ok, sì. E quindi pian pianino sono riuscita a, diciamo, spostare il mio lavoro da graphic designer in ufficio in remoto e sono diventata una nomade digitale. Ok. È successo circa 8 anni fa, quasi 10 Ok. anni fa, questo passaggio, e da allora io mi portavo il lavoro in giro con me nei viaggi e ho iniziato lì a viaggiare così tanto. Viaggiando così tanto volevo documentare il fatto che stavo visitando dei posti meravigliosi, a volte aiutava tantissimo anche nell'avere
un fuso orario perfetto in cui potevo esplorare di giorno Ok. e invece lavorare di Sì, sera, sì. quindi potevo esplorare i posti che visitavo, filmare e quindi poi è diventata una passione, più filmavo, più volevo imparare a filmare Sì, bene, a documentarmi meglio e c'era questa voglia anche di comunicare al mondo cosa ok. stavo facendo, cosa stavo vedendo Sì, sì. e questo a furia di caricare video sui social, soprattutto su YouTube, pian pianino è diventato un lavoro senza rendermene conto. Ah, Perché iniziavano ad avere abbastanza popolarità alcuni video, mi contattava sempre più gente e quindi anche i brand o gli enti del turismo si sono accorti della mia presenza online. ok. E quindi da qui nasce il Sì, lavoro che faccio adesso. sì, da cosa nasce un'altra cosa, sì. Sì, da cosa nasce cosa, esatto. Come mi hai insegnato giorni fa. Sì. C'è un aspetto della cultura giapponese che pensi gli italiani dovrebbero adattare. Allora, sì, tantissimo. Innanzitutto l'ordine. Noi siamo Ok. troppo confusionari e qui in Giappone invece c'è un protocollo quasi per tutto, tutti comunque rispettano l'ordine, Sì, lo il vedo. rispetto per gli altri, quindi non c'è tipo ti supero nella fila, non c'è tipo anche diciamo fare casino troppo in certi ambienti, quindi sono molto pacati, molto ordinati e questo aspetto mi piace moltissimo. E aspetta, ce n'era anche un altro, però adesso mi è sfuggito. Ah sì, la dedizione che hanno Dedizione. la Ah, dedizione, ok. dedizione che hanno nel lavoro, Ok. ma soprattutto nelle loro passioni, perché si applicano molto con il cuore, diventa quasi un'ossessione Ok. e questo porta secondo me alla perfezione, poi pian A pianino tutti. alla perfezione. Quando per esempio leggo dei manga, guardo degli anime o guardo comunque un'opera che creano, musica, eccetera, vedo che c'è sempre molto studio dietro, tanta passione, che poi anche noi abbiamo, per carità, però c'è molto più applicazione nello studio Ok. e molto più dedizione e questo è un aspetto che ammiro da loro come Ok. italiana, che invece a volte sono mi lascio nel dolce far niente, mi lascio andare. Ah, ok. Quindi c'è l'attenzione a ogni singolo dettaglio e tutto. Sì, esatto. E poi al contrario, tipo le cose che pensi che i giapponesi possano Allora, imparare, sì. sì, il contrario è sicuramente la flessibilità, Ok. perché a volte sono veramente troppo rigidi. E, loro hanno appunto questi protocolli a volte che devono seguire e appena c'è qualcosa che cambia è un problema. Vanno Ok. in crisi, a volte non riescono neanche a risolvere perché devono seguire una procedura gerarchica dall'alto Ah, verso il sì. basso e a volte tipo un problema che poi alla fine non è un problema, però una cosa che non funziona in quel momento potrebbe essere risolto semplicemente con un intervento umano, tranquillo. Sì, sì. No, non è possibile, ci sono tanti protocolli da seguire per riuscire a Ok. risolvere il Sì. problema. Ah, ok, sì, anche io ho notato queste cose, specialmente ieri all'osservatorio c'era tipo una cosa sul muro per descrivere tipo, non so, praticamente tre segnali o no, come si dice, candegi, no, no, poster. Ah, sì, sì, Can- cartelli pubblicitari. Sì, per descrivere esattamente come reagire, forse questo non è un esempio ottimo, ma per come reagire quando c'è un disastro naturale. Ah, Ma era sì, tipo tre giganteschi. cartelli con la procedura. Sì, 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 è sì, tutto. perché infatti seguono esattamente quella senza avere magari un'iniziativa propria. Sì, E questo gli manca effettivamente, magari un'iniziativa spontanea. sì, perché ovviamente la vita reale non va come pensiamo, Sì. o come dovrebbe andare. Visto che viaggi tantissimo, cosa ti manca di più dall'Italia quando sei all'estero? Sarà proprio un cliché, ma a me piace, mi manca il Ah, cibo. ok. Mi manca tantissimo il cibo perché
secondo me è il migliore. Sì, sì, Mi sono trovo d'accordo, molto sono bene, d'accordo. bello bilanciato tra verdura, mi manca l'olio di oliva, mi manca il grana padano, Le verdure, le non ci sono tante verdure. verdure qua, quasi Qui per in Giappone niente, per niente. anche i frutti, Esatto. tranne le fragole. Le fragole, esatto, perché sono di moda. Sì, raga, c'è tipo questa ossessione con le fragole, qua non capisco, però ci sta. Ok, sì, una risposta molto Sì, poi giusta, vabbè, secondo me. ovviamente mi manca anche l'aspetto della famiglia, quindi tutti i miei amici, Mhm. delle occasioni familiari che magari mi perdo, Mm, degli eventi, e questo è forse l'aspetto che mi manca di più. ok. E l'ultima domanda, secondo te perché gli italiani, per la maggior parte non viaggiano fuori l'Italia? Allora, io penso che il motivo principale sia perché è un bel paese il nostro. È giusto. Riesce a coprire veramente tanti aspetti, dalla montagna al mare, alla Sì, c'è tutto, campagna, c'è sì. veramente tutto. Abbiamo da nord a sud un paesaggio che cambia continuamente, quindi talmente bello, anche storicamente abbiamo delle città meravigliose da visitare, quindi Mhm. non siamo spronati forse a voler andare oltre, perché il Sì. mare è bello, non ha senso andare Sì, no, è a giusto. cercare un mare più bello. Sì, Alle montagne abbiamo le Alpi che vengono dall'estero per sì, vederle. Abbiamo tipo la Toscana che ha delle campagne bellissime, colli bellissimi, paesaggi stupendi, sì. anche con il cibo ci si rilassa, quindi non credo siano spronati ad andare fuori Sì, per per vedere trovare tutte le cose. qualcos'altro, perché già abbiamo Sì, tanto, abbiamo tanta diversità nel nostro paese. sì. Questo potrebbe essere l'aspetto principale. Poi è vero che rispetto alla media di altri paesi, appunto, viaggiamo meno fuori dall'Italia, però è tanto vero che viaggiamo tanto all'interno dell'Italia. Mhm. E non so, culturalmente può essere che appunto questo non essere spronati, più il fatto che ah, ma sai che non lo so in realtà. Ok, Io penso che questo sia il motivo principale. ok. E secondo te, forse un'altra domanda, il ruolo dell'inglese recita un ruolo? Ah sì, sicuramente, sì è vero, non è vero, e questo l'ho riscontrato anche con alcuni miei amici e anche con mia mamma. Mhm. Non sapere bene parlare inglese è un blocco Mm. per andare all'estero. Anche molte persone che vengono nei miei viaggi molto spesso non parlano né inglese né, per esempio adesso giapponese, si affidano a me perché parlo un po' di giapponese, ma Sì. anche negli altri viaggi io comunico sempre in inglese e Mm. quindi fanno affidamento tanto su di me e viaggiano in gruppo proprio per questo motivo. Ah, ok, sì, È secondo me vero. sì, ha senso, sì. Sì, sì, no, Ah, e anche è sì. vero. Sì, ah, L'inglese è sicuramente un aspetto che blocca gli italiani a viaggiare all'estero. ok, grande. Comunque, raga, questo è tutto per oggi. Spero che non ci sia troppo fracasso per questo video nel sfondo perché c'è un sacco. Perché praticamente siamo nell'androne, si dice, tipo la Nella reception. hall, sì, nella reception, Sì, la sì. reception del nostro ostello. Comunque, grazie mille a Mary. Grazie Kit. Sì, sei stata molto brava con questa intervista. Forza. Grazie. E sì, per sicuro lascio il link al suo canale su Instagram e anche... Non hai viaggi. No, Non hai viaggi. Ah, no, no, tranquillo, fai solo ok. Instagram e Sì, YouTube. perché questo video non è sponsorizzato dall'azienda per cui lavoro, perché non è sulla sua azienda. Comunque, comunque grazie mille ragazzi per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao. Ciao!